Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kwib e oggi andremo a vedere la Bond Story di Yuni. Iniziamo. Mihara ci chiama per un incontro e così, con le Countess e le Wardress riunite, Yuni inizia a prendere a pugni e schiaffeggiare le nostre compagne. Anis ha avuto la reazione migliore e da ciò ha scelto la sua preda preferita da tormentare. Soddisfatta si allontana e parliamo con Mihara. Ci spiega che non prova molte emozioni, l'eccezione è quando entra in contatto con un altro corpo, e il motivo per cui non sta colpendo Mihara è perché l'annoia. Il motivo è che a lei piace essere colpita e Yuni non si diverte, e visto che diventa problematico gestirla per l'ufficio delle risorse umane di Missilis, ci chiede se potessimo aiutarla nell'educarla sulla comunicazione corporea, e così accettiamo. Facendo un giro per l'Ark insieme a Yuni, colpisce chiunque si trova davanti, finché non decidiamo di fermarla e le diciamo di colpire noi. Rifiuta dicendo che siamo deboli e ci farebbe troppo male, ma alla fine riusciamo a persuaderla e ci colpisce svariate volte. Ma non è soddisfatta. Questo perché il dolore che sentiamo lo sprigioniamo dalla bocca con le grida, e questa non è la comunicazione che cerca. Vuole sentire una risposta dal corpo, e non trovandola da nessuno, forse l'unica che può capirla veramente è solo Mihara, e così, delusa, si allontana. Passiamo 2 giorni a chiedere in giro di essere colpiti. Tornati a casa, troviamo Anis e Neon parlare di un masochista. Si stava spargendo la voce per l'Ark intera. Spiegando la situazione, diciamo voler comunicare con Yuni perché si sente sola. Poi chiediamo anche a loro di colpirci, ed è lì che si accende la lampadina. Il significato della comunicazione corporea sono le emozioni. Eccitazione, estasi, astio, farfalle nello stomaco, inferiorità, sete di sangue. Avevamo finalmente capito. E dunque andiamo subito da Yuni. Riuniti, le raccontiamo cosa abbiamo capito e sembra essere molto felice di vedere che qualcuno si sia impegnato così tanto per comunicare con lei. Così inizia a colpirci, ancora e ancora e ancora un'altra volta. Ma questa volta siamo noi a non sentire le sue emozioni. Non è altro che una macchina che si muove quando le viene detto. E questa non è comunicazione, sta solamente ascoltando cosa le diciamo. Durante il nostro allenamento riuscivamo a sentire le emozioni di chi ci colpiva. Lei invece lo sta facendo a vuoto. E dopo vari sproni riusciamo a vedere chi è davvero Yuni. Una Nick completamente sola e isolata che ha dimenticato come si comunica veramente. Tornando a casa, mentre Anis, Neon e Mihara parlano della nostra situazione, Yuni si avvicina di soppiatto ad Anis schiaffeggiandola senza dire una parola. Nonostante ciò, Anis ha comunque capito cosa voleva dire con una semplice pizza, ovvero che voleva mangiare Carrie per cena. Anis, non volendo accettare di averla capita tramite la comunicazione corporea, si dilegua. Finalmente Yuni aveva appreso come comunicare, uno scambio equo tra il dare e il ricevere. Così, tra Yuni contenta e Mihara che ci ringrazia, rimaniamo un po' a comunicare tutti e tre insieme per un po' di tempo. Termina così questa breve ma particolare e parecchio strana Bond Story di Yuni. Abbiamo capito che non riuscendo a parlare può farlo solo con le emozioni ricavate dal picchiare il prossimo. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!